Ehi là, ben ritrovati, ben ritrovate. Tiranno Matto qui, dritto al sodo su Dune Awakening. Come potete già vedere di conto vostro, sono un pochino avanti, ecco. Livello 171, casa Atreides con reputazione al massimo, praticamente alla fine dei giochi, in endgame. Perché mi manca da sbloccare un paio di engram di veicoli, essenzialmente, in Plastanio. E voi direte, ma quindi hai già fatto qualcosa in Plastanio? No, signori, perché il vero grind endgame arriva proprio qui. Però sono nella nostra nuova base e in questo episodio di Parliamo di Dune Awakening, perché non farvi vedere il nostro magnifico ornitottero d'assalto, al quale dobbiamo ancora agganciare i lanciarazzi in realtà, ma dal quale abbiamo un'ottima visuale della nostra base. Siamo proprio qui, al confine del muro scudo, l'ingresso per la mappa del mondo di Arrakis, per andare nel Deep Desert. Questo episodio del Parliamo di lo voglio registrare un po' per fare due chiacchiere sulle impressioni che mi ha fatto Dune Awakening finora, per farvi vedere un pochino di contenuti magari non accessibili a tutti coloro che non hanno iniziato in anticipo, probabilmente. Anche chi ha iniziato in anticipo, appunto, se ha scelto un approccio super softcore, non è ancora a questi livelli, non ha probabilmente nemmeno un ornitottero. Qui potete vedere il nostro secondo gruppo sta iniziando a fare una base murata con tanto di torre. Mi piace tantissimo il lavoro che Snipez e il suo gruppo sta facendo in questo loco. Hanno decorato veramente tutto con i colori Atreides. Mi piace l'idea della torre di controllo. Cerco di risparmiare del carburante, vediamo. Andiamo in avvoltoio, perché nella modalità avvoltoio gli ornitotteri non consumano e si deperiscono di meno. Praticamente andiamo in picchiata. Possiamo fare anche queste manovre simpatiche. E poi ovviamente, per evitare lo schianto, torniamo a vibrare. Allora, è interessante l'ornitottero d'assalto perché ha un posto per il pilota, uno per il copilota e due passeggeri. Adesso ve lo volevo mostrare così alla buona, ma in realtà lo riparcheggio, per quanto l'abbia costruito io. È uno dei gioiellini della gilda finora. Considerato che siamo una gilda softcore e non hardcore, tutto quello che abbiamo fatto finora è di estremo valore per noi. E non siamo neanche così avanti rispetto alle gilde che stanno conquistando il Landsraad, il Senato delle Case, Sand Hobbits, Mokkar, i 404 Valhalla, New Bloodline e poi Perla Nera, che sono sicuramente italiani. Abbiamo dall'altra parte, mi fa molto ridere, dagli Harkonnen, Anonymous, Solaris, la Mythic Dawn direttamente da Oblivion, Allo e la Death Watch Mandalorian senza una H, che un po' mi triggera. E come funziona il Landsraad? Beh, è tutto un discorsino questo che ci porterebbe veramente via tanto tempo. È una delle meccaniche fondamentali per l'endgame di Dune Awakening, cioè contattare tutte le piccole case minori e ottemperare alle loro richieste. Però per ottemperare alle loro richieste, per esempio consegna buggy per ottenere a scaglioni delle ricompense anche a seconda del diretto contributo del singolo, bisogna pagare 300 spezia per sbloccare la casata minore a tutta la fazione, che sia Atreides o Harkonnen. Vi faccio fare un piccolo tour della base. Guardate, ho messo lo stendardo degli Atreides, le lucine, e qui dentro c'è il parcheggio per gli ornitotteri privati, che però non è ancora stato ultimato del tutto, come potete vedere. In questo Parliamo di, magari sfrutto l'occasione anche per parlarvi della stazione radio. Mettiamo i classici dell'impero. Ci sono anche i vari broadcast, ovviamente. Finora queste sono le missioni che ho completato, anche di secondarie, più tutti i contratti ovviamente. Posso dire che il gioco non è per tutti. Dune Awakening va preso con un'aspettativa ben precisa. È un gioco di ruolo, vero, ma principalmente è un survival di gruppo, in cui il singolo ha molte meno possibilità rispetto a una gilda.
organizzata o disorganizzata. Per quanto riguarda gli elementi roleplay, la quest principale mi è piaciuta molto a livello narrativo. Io non ho skippato assolutamente nulla, ho giocato come un assassino e l'avrete notato perché ho 80 ore in gioco e sono passati 7 giorni e il canale un po' ne ha tra virgolette risentito perché non mi sono neanche impegnato troppo fra il caldo e Dune che portava tanto calore anche nella mia stanza perché è un gioco impegnativo pure per il mio computer. Ho un po' perso il senso delle cose, ecco. Ciò sottolinea molto il valore del gioco, essendo estremamente immersivo, ma appunto non è un'avventura per tutti, perché la storia principale ha un tempo ed uno spazio suo. La maggior parte dei contenuti di gioco riguardano un grind per le risorse, per la sopravvivenza, il progredire costruendo sempre più cose insieme, non soltanto le missioni narrative, che sono l'elemento appunto più gioco di ruolo all'interno di un insieme che non è soltanto questo. La progressione stessa è molto limitata per chi per esempio ha poco tempo e gioca da solo. Certo, fa parte della natura stessa dell'MMO, per quanto Dune Awakening rimanga una bestia strana, una crasi di tutti i generi, che io consiglio di approcciare con una mentalità ben precisa. O si gioca softcore o si gioca hardcore, o si gioca in piccoli gruppi o in grandi gruppi, oppure in solitaria, però ben consapevoli delle limitazioni date da ogni scelta, ed esse si manifestano principalmente nel crafting, nell'ottenimento dei materiali per sbloccare e costruire le strutture tier dopo tier, che ovviamente sono sempre più efficienti ma costano sempre di più. Risorsa fondamentale sarà la spezia melange, quella raffinata, che è il motivo per cui siamo su Arrakis, parliamoci chiaro. È molto bella l'ambientazione science fiction, è molto bello l'universo di Frank Herbert, tutto quello che vi pare, il tema Atreides Harkonnen. Spero che introducano altre fazioni perché alla lunga diventa pesante sempre il sistema duale fra la fazione A e la fazione B, alleanza e orda. Volevo farvi vedere la spezia melange, noi ne abbiamo 16 già purificata. Considerate che uno di questi al mercato al momento, se non ci sono fluttuazioni, è sopra i 120.000 solari. I solari sono le nostre monetine. Beh, se siete qui comunque avete già un'idea di che gioco sia Dune Awakening. Però io dico è un MMO particolare. È un'esperienza che si può vivere serenamente in solo con delle limitazioni di tempo. Perché tutto questo è stato possibile principalmente perché eravamo tra le 4 e le 6 persone nel mio gruppo a fare questa attività, cioè costruire la base e farmare. E ognuno poi ha il suo compito, cerca di andare ad ottemperare a delle mansioni quotidianamente per mantenere la base e la progressione stabile, considerato comunque che non siamo dei giocatori hardcore che stanno mettendo il turbo. Siamo andati alla nostra velocità, che era più o meno similare fra tutti i nostri piccoli gruppetti che hanno formato questa seconda sintesi Ginaz, perché allora parliamoci un attimo, parlo anche ai miei gildani. In italiano diciamo Ginaz, ma i doppiatori in gioco chiamano la scuola, che è la scuola dei maestri di spada, Ginaz. Quindi cosa siamo? Vabbè, noi siamo i Gini, va bene? Siamo i maestri di spada. Come potete vedere siamo in 18 e questa è la gilda che appunto sta andando più veloce per quanto divisa in piccoli gruppetti. Piano piano è in programma, io sto cercando di sostenere molto questa idea, di unirci per fare il contenuto di cui vi voglio parlare fra un po'. L'endgame, che è il fulcro del game loop del sistema di gioco e che richiede un impegno di gruppo per essere apprezzato al pieno, proprio per game design. Quindi quando anche la prima gilda arriverà all'endgame faremo delle cose assurde insieme, sono sicuro. In questo momento, con questa musichetta un po' synth carina, quello che sto facendo è andare a riempire tutti i decalitri, le borraccione, e vi faccio vedere un po' la mia mansione mentre parliamo del gioco. Dove ho messo il mio, l'ho messo là sopra perché sono un super tonto, ecco, lì sopra nel parcheggio, giustamente. In questo episodio parliamo di, io vi voglio dare delle impressioni da giocatore, no? Sempre gamer to gamer. Me lo sono pappato Dune. L'ho esaurito? Assolutamente no.
Me lo sono goduto? Assolutamente sì. Poi ci sono piccole meccaniche tipo questa della raccolta d'acqua che sicuramente non avete notato, o se sì eravate già pronti a scrivere cosa stai facendo, aspetta. Volevo mostrarvi che ci sono qui in alto degli orari specifici della notte, delle fasi in cui conviene raccogliere l'acqua, e nello specifico io volevo aspettare un attimino, però poi ho pensato effettivamente qui i campi sono piccoli, quindi cosa mi conviene fare? Raccolgo tutta questa rugiada con la mia falce, uso un po' le mie abilità di movimento per velocizzarmi, vedete, tutto molto anche armonioso. Io ho una build da farming in questo momento, e poi cambio spot, vado a cercare rugiada altrove. Questo perché? Perché ho una finestra, come dicevo, di tempo per raccogliere in maniera ottimale la rugiada di notte, perché i fiori appunto si aprono soltanto di notte su Arrakis e l'acqua è oro. La spezia è il motivo per cui siamo qui, ma per raccogliere la spezia, per fare qualsiasi materiale, necessitiamo di acqua. Non solo noi per sopravvivere, ma proprio tutto il crafting. Piccolo taglio, dopo tutte le mie mansioni, eccomi qua, che mi preparo a portarvi, per farvi vedere mentre ne parliamo, nel Deep Desert. Faccio una piccola riparazione al mio ornitottero prima di partire, e anzi mi devo magari addirittura andare a procurare dell'altro filo, perché forse me ne sono dimenticato e non ne ho abbastanza. 162 è assolutamente poco, quindi dato che non voglio neanche super caricarmi di roba, quello che faccio è prendere un po' di carburante, il giusto, perché starò via un pochetto, e andrò a craftarmi un po' di filo on the fly. Vediamo se posso. E mi avvio nell'alto deserto, il Deep Desert, attraverso il muro scudo, che è la catena montuosa che separa appunto le aree vivibili di Arrakis da quelle meno ospitali, ecco. Così ne approfitto per farvi vedere la mappa del mondo. Ci sono due risorse che servono per viaggiare, vedete ci sono altri giocatori che viaggiano, che sono il carburante e l'acqua. Possiamo zoomare all'indietro, c'è anche una mappa con tutti i luoghi di interesse, vedete noi adesso siamo al bacino di Agga Basin, potremmo andare ad Arrakin, oppure in altre aree, o ad Arco, che è appunto la capitale degli Harkonnen, Arrakin degli Atreides, eccetera. Noi vogliamo andare nell'alto deserto, non è necessario seguire il punto, tanto è qui, possiamo addirittura dare un ordine, vedete ci sono anche i depositi di carburante, e questo è l'endgame, la mappa da infiniti giocatori, divisa anche in entrate, e entriamo in mezzo. Eccoci, siamo arrivati, ci ha messo nel settore A5, riprendiamo il nostro Orni e iniziamo a muoverci. Allora, la prima area ad ogni ingresso è PvE, vedete ci sono vari ingressi, ci sono vari chunk. Io ho già esplorato questa settimana un po' e vorrei continuare ad esplorare, magari fare qualcosina. Nel frattempo, mentre esploro, continuiamo la chiacchierata insieme. A me l'endgame, oltre che il gioco in sé, sta piacendo pure troppo. Ci sono però dei problemini che secondo me andranno risolti con il tempo dalla Funcom. Principalmente il game loop, perché non credo che soltanto il Deep Desert possa funzionare all'infinito. Anzi, come alternativa di gioco servirebbe qualcosa anche che vada a spronare ed incentivare il solo player piuttosto che le gilde grosse ed efficienti, ed anche alternative al Deep Desert stesso, che è un'area principalmente ostile e punitiva, e per carità va benissimo così, bisogna stare attenti a dove si va, a cosa si fa e via dicendo, perché una volta superata questa scarpata di calanchi, chiunque può venirci a cercare e abbatterci, e potrebbe essere molto pericoloso stare qui. E non tutti i giocatori hanno una gilda attiva, una gilda grossa, o la voglia di fare determinate cose. In più le tempeste qui sono veramente pericolose, e vi spiego un po' meglio cosa intendo con la pericolosità delle tempeste nel Deep Desert. Essendo la mappa gargantuesca, sono gargantuesche anche le tempeste e fanno un sacco di danni.
Oltre alla tempesta Coriolis settimanale che andrà a resettare tutto completamente, vengono costantemente presentate delle tempeste nella mappa, come quella che abbiamo rilevato poc'anzi. Tali tempeste detonano le basi, se le basi non sono costruite con il materiale corretto, e rendono l'esplorazione infattibile, perché bisognerà adoperarsi con una serie di oggetti endgame per sopravvivere a tali tempeste. Altrimenti si rischierà di mandare a quel paese il nostro povero ornitottero. Altra cosa importante, il loot nel Deep Desert è PvP, quindi non potremo beneficiare tutti quanti in gruppo della stessa nave relitto come quella che sto andando a cercare di prendere adesso, e bisognerà stare appunto molto attenti anche agli avversari che potrebbero essere in area, oltre che ai vermoni. Avete visto che mi sono tolto generatore e scudo proprio per non attirare l'attenzione del vermone, che però mi sa attireremo lo stesso. Qua prendiamo tutto e ripartiamo senza neanche starci troppo a pensare, come piace dire a me. Andiamo dritti il prima possibile, vediamo cosa abbiamo lootato, ci rimettiamo tutto così siamo più sicuri. Al contempo non attiriamo il vermone quando mettiamo i piedi in giro, perché scudo e sospensore lo fanno arrabbiare abbastanza. Avrei potuto lootarlo di più, ma non era mia intenzione. C'è molta angoscia, ansia, attenzione a dove si sta andando e perché. Vedete, lì è uscito il vermone, ci deve essere qualcun altro. È molto difficile riuscire a stare qui senza pensare ogni 2 secondi: c'è qualcuno? Chi c'è? Sono al sicuro? Non sono al sicuro? Cosa posso fare per essere più al sicuro in questo frangente? Ora, io mi sono fermato per tirare la mia sonda e so che sono di fronte alla base di un player. Spero davvero che il player non faccia niente. Vedete, il vermone si è pappato il relitto nel frattempo. Non so se il player è lì, non so nulla, però sicuramente mentre attendo sto pronto, perché chiunque potrebbe uccidermi. E un modo eccessivamente cheesy per uccidere qualcuno è parcheggiarci sopra un ornitottero a ripetizione finché non sistemano il danno preso dai veicoli. Sì, il modo migliore è letteralmente sedersi sulle persone con il proprio veicolo. Ma torniamo a parlare della meccanica del Deep Desert e il loop, la ripetitività comunque procedurale. Ogni settimana di martedì arriva la tempesta Coriolis, che è la super tempesta definitiva, e tale tempesta spazza via tutto quanto. Quindi il game loop qual è effettivamente? Con la propria gilda, perché da soli è veramente non infattibile ma punitivo a livello di tempo, di ansia, di angoscia, venire qui ogni settimana, fare la base, andare, craftare una mietitribbia di spezia, la mietitrice, scusate. Quindi cos'è che bisogna fare nel Deep Desert ogni settimana e che va a penalizzare tanto il giocatore singolo rispetto a una gilda organizzata? Il dover consistentemente costruire delle basi avanzate, perché la tempesta Coriolis le spazza via ogni martedì mattina. Quindi farle, svuotarle e poi ritornare ogni settimana, venendo qua a fare che cosa? A collezionare tutti i materiali che servono per l'ultimo tier e la spezia, che qui è veramente tantissima la spezia. Adesso non ci sono esplosioni all'orizzonte, meglio così perché altrimenti saremmo completamente circondati in tempo niente. Però è proprio nel deserto profondo, nel Deep Desert, che noi possiamo ottenere vaste quantità di spezia da trasformare in melange, fare soldi, eccetera, eccetera. Oltre ai materiali che servono per fare il plastanio, che sono lo stravidio e il titanio. Vedete, qui c'è un ornitottero sopra di noi. E guardiamo se ha il lanciarazzi. No, non credo, si sarebbe girato. Ecco, se io avessi lanciarazzi e fossi un pochino un infame, qui sarebbe perfetto. Tirerei giù l'ornitottero e andrei a lootare i suoi resti.
perché qui è full loot, qui si ottiene tutto quanto. Però appunto, quando si è da soli bisogna puntare più che altro sulla sopravvivenza, il non perdere niente, il continuare a fare quello che si sta facendo in pace. E capisco che sia molto alienante per tanti giocatori l'idea che il loop di gioco alla fine, dopo tutta la campagna, dopo tutta Agga Basin, sia questo. Certo, se siete in gruppo la cosa cambia e dipende anche da quanto tempo volete dedicare al grind. Ci sono delle ricompense che si possono sbloccare sempre una volta raggiunti determinati standard dell'Anzrad, no? Piano piano, farmando, si possono ottenere cosmetici, si possono ottenere tutti gli achievement, oltre i vari decreti che vanno a darci dei bonus puramente di gameplay. Ma quindi Dune Awakening non è per tutti? Purtroppo credo che sia fatto apposta per una nicchia specifica di videogiocatori che apprezzano tantissimo il survival e che sono aperti alle opzioni MMO. Da Life is Feudal a New World c'è una crasi di sistemi già visti con un'ambientazione science fiction unica e particolare. Penso di aver allungato tantissimo il brodo. Mentre me ne torno ad Agga Basin, aggiungo una mia considerazione personale da content creator. Un'ottantina di ore non sono abbastanza per fare una recensione. Secondo me servirebbero 200-300 ore di gioco. Poi questi titoli hanno una profondità e delle tempistiche allucinanti, quindi è ancora più complesso poter, secondo me, recensire un gioco del genere rimanendo credibili e completi. Sono curioso di sapere da voi che impressione vi ha fatto Dune Awakening, a prescindere dall'ambientazione, da come è strutturato il loop di gioco. Cosa vi convince di più? Cosa vi convince di meno? Che idee vi siete fatti? Lo avete provato? Avete intenzione di provarlo? Vorreste vedere altri contenuti da parte mia su Dune Awakening, in solo play o in gilda? Io al momento sono strapositivo proprio perché la mia opinione è fortemente condizionata dal divertimento, che è uno degli elementi fondamentali poi alla fine quando si parla di videogiochi, no? Se non ci si sta divertendo, perché si sta giocando? Poi è anche una questione soggettiva. Io per immersione, propensione al roleplay mi sto divertendo tanto su Dune Awakening. Non solo per la lore, la trama, ma proprio il senso di difficoltà, non impotenza, ma il dover cercare di sopravvivere su un pianeta così ostile, con questa tecnologia che ci dobbiamo meritare, che dobbiamo andare a scoprire e riprodurre. Le tasse, i nemici, le ricerche, le abilità, è tutto così armonioso e secondo me solido. C'è una base molto solida in questo gioco per divertirsi, almeno a detta mia. Credo di avervi dato un parere soggettivo, completo, forse anche troppo ripetitivo e verboso in certi ambiti, ma genuino e soddisfatto. Soddisfatto di tutta l'esperienza fino adesso. Intendo rimanere su Dune Awakening? Non per sempre. Intendo continuare a bazzicare questa gilda e ritornare nel caso in cui ci dovessero essere nuovi contenuti? Assolutamente sì. Mi sto trovando bene con i ragazzi, mi sto trovando bene con il gioco. Perché dovrei chiudermi alle spalle questo portone? Assolutamente no. Sto contribuendo, voglio contribuire in tutti i modi possibili a questa esperienza di gilda, perché credo che la gilda Sintesi Ginaz sia un buon investimento, con delle ottime persone con cui nerdare, che la vedono magari anche in maniera differente sul gioco e sull'approccio, però condividono la stessa volontà di volersi divertire su Dune Awakening. Sono felice che voi siate rimasti con me fino all'ultimo, chiacchierando, sentendo le mie chiacchiere, e vorrei che queste chiacchiere monodirezionali diventino bidirezionali. Fatemi sapere un pochino cosa volete, cosa pensate. Intanto qualcuno si è portato via l'ornitottero, mi sa che c'è qualcuno in giro che sta farmando, fatemi vedere, perché è sparito. Mi sa, esatto, sono andati a farmare nell'area radioattiva, perché ci serve il metallo della zona radioattiva. Praticamente questa regione Sheol è tutta
piena di radiazioni e bisogna andare con una tuta apposita che adesso vi faccio vedere e poi prometto ho finito. Arrivo al dunque. Eccola qua la tutina, fatemi un attimo mettere via due robe così la posso equipaggiare, sostituisce tutto l'inventario e praticamente andiamo a Chernobyl con questa roba. Ci serve per sopravvivere lì. Comunque in ogni caso adesso me la levo perché è anche bruttina, non è proprio il top rispetto alla armatura da esploratore Atreides. Dicevo, spero di non avervi troppo annoiato e spero di avere un riscontro da parte vostra su come Dune Awakening viene percepito dall'esterno o anche dall'interno, perché spero che molti di voi siano giocatori di Dune Awakening. Dunque, grazie per aver cliccato sul teschietto del tiranno, anche oggi, tiranno matto out, da Dune Awakening, questo è quanto. Alla prossima avventurieri ed avventuriere.